Partiti! Allora, Ale sta cercando già il codice. Siamo in vantaggio, siamo in vantaggio. Buongiorno, siamo già fuori in direzione Gem, ma prima sarebbe bello mettere le mani su un caffè. Eccoci all'ingresso del Gem, il grande Egyptian Museum. Siamo arrivati con Uber anche qui e anche stavolta abbiamo beccato un autista onesto. Non ci ha chiesto nulla, ci ha portati, anzi ci ha dato degli ottimi consigli su cosa fare domani. Adesso entriamo alla ricerca di un caffè. E oggi faremo anche un gioco che si svolge per tutto il museo. Sì, praticamente. Caccia al tesoro. Sì, in pratica abbiamo acquistato i biglietti per una challenge nella quale dovremo risolvere dei quesiti, degli indovinelli e magari vinceremo qualcosa. Allora, siamo arrivati in anticipo di una ventina di minuti, abbiamo il biglietto per le 11 e niente, dobbiamo aspettare l'ingresso che arrivi il nostro orario. Qui all'ingresso anche mi hanno fatto problemi, questa volta però non col microfono o col binocolo che ho lasciato a casa, bensì col selfie stick e con il flash, quindi ho dovuto lasciarli al box della sicurezza. E alle 11 esatte entriamo in questo fantastico e famosissimo museo, aperto l'anno scorso? Sì, più o meno. Wow! Appena siamo entrati mi sono sentito piccolissimo. Questo atrio è enorme, ci sono statue gigantesche dappertutto. Sembravano dei veri giganti che ti danno il benvenuto. Non avevo mai visto un museo così grande. Tutti i simboli dei copricapo e comunque dei capi d'abbigliamento degli faraoni. Alessandro, ce ne spiega qualcuno? Questo è il Menes, se non sbaglio. Nemes. O era il Nemes. È il copricapo dei faraoni. Poi? La barba finta significava la divinità in terra. Il cappello più questa piuma, se non sbaglio, era l'unificazione dei due regni. Questa non ha nessun significato. No, c'è la descrizione. This heraldic Che abbia a che fare con l'aldilà? meaning strong. Vabbè. Il disco solare significa dio del sole nascente, cioè Horus. Ah, ok. Bravo, hai studiato. Più o meno. Quello di Anubi non me lo ricordavo. Quello di Anubi ce lo ricordiamo, va bene. Abbiamo visitato solo la prima sala, che credo sia tipo un'anticamera del museo, e siamo già allibiti dalla quantità e qualità dei reperti che ci sono. E ci sono molte cose che nonostante abbia già visitato in passato musei egizi non avevo mai visto. Allora, inizia il nostro viaggio nel tempo. Cominciamo da qui, dalle prime gallerie, che riguardano il periodo preistorico, predinastico, poi le prime dinastie, il vecchio regno, partono dal 2034 prima di Cristo. Quante volte ho visto questa statua sui libri di storia? Proprio questa qui, me la ricordo. Fa vedere prima qua. Allora, si può inquadrare questo QR code, andare sul sito del Gem e leggere la storia di ogni statua, dal ritrovamento alla datazione, provenienza, materiali, altezza, dimensioni, tutto. Una matricola. Sì, praticamente sono schedate tutte ovviamente, una per una. E lì Dove c'è il codice? E lì sì, basta scannerizzare quel codice. C'è questa interessantissima mappa che mostra una porzione del territorio dell'antico Egitto. E per ogni zona c'è un reperto particolare. Ci sono delle bellissime statue in dimensioni naturali praticamente. Qui spiega come con l'aumento dell'importanza le varie classi poi hanno cominciato a necessitare di statue funerarie sempre più complesse, vedi?
Ecco, questa non l'avevo mai vista, sono le statue della più antica società egizia. Sì, non erano ancora assolutamente evolute ed elaborate come quelle che poi si sono sviluppate. Queste sono figure d'oro che raffigurano dei governatori. Cosa stavi dicendo su questa mucca? Poverina, senza testa. Ah, la stanno macellando praticamente, poverina. Queste mucche però, come me le spieghi? Le mucche a pois. Sono le mucche di Peppa Pig. No, della pimpa. Della pimpa, è vero, della pimpa, le mucche della pimpa. Tralasciando il fatto che questo come cavolo si fa. Aspettami che non si sente. Questo come fa a macinare o fare quello che sta facendo senza le mani? Forse sono avrà cadute. lavorato talmente tanto che si sono consumate. Tralasciando il fatto che i suoi gomiti sembrano ali di pterodattilo di questo tizio. Sembra Sì, che è può vero. volare. Non l'hanno reso benissimo. Vediamo. Ma sapete cosa è questa? Se non sbaglio era cuscino, Sì, antico cuscino. cuscino per la testa. È un Un poggiacollo. cuscino è un quello. un poggiacollo. Mamma mia. Comodissimo, si vede. Ragazzi, non indovinerete mai che cosa sono questi. Vediamo. Probabilmente Facciamo avete indovinato. specchi. Eh? Specchi. Specchi, ma se non si vede nulla. Prima erano specchi. Vabbè, ma anche se non lo fossero. No, prima erano specchi, davvero. Sì, mirror. Mirror, vai. Ok, qua non c'è il I vetro. gioielli che sognano tutte le mogli. Alla faccia. Lo sogno anch'io un gioiello. Questi sono papiri abbastanza rovinati Sono i più antichi mai trovati, mai rinvenuti. e anche più porchi. Vero? Sì. Perché qua, guarda, qua è scritto che in science into ordinary people's life and thoughts. Che i pensieri delle persone, vita ordinaria e i pensieri delle persone, non i documenti Non sono ufficiali. documenti, sono poesie e appunti. diciamo così. Diario. Sì. E qua vedo delle spille io. Delle spille bellissime. Questa è un'altra cosa che non avevo mai visto, è una la scatola delle tende che poi andavano a rivestire questa struttura. In pratica le portavano così in giro perché magari si spostavano anche nel deserto e le tende erano lì custodite qui dentro. Qui c'è un letto con un comodissimo cuscino d'oro, mi sembra, ma per quanto fosse d'oro non credo sia così comodo. E lì il trono. Facciamo un quiz, vediamo chi indovina cosa sta facendo questa persona. La soluzione alla fine del video. Questa è un'altra cosa che non avevo mai visto. È la tomba di un bambino praticamente. Nel periodo dinastico, predinastico, era così che si tumulavano le persone. Ci sono ancora le ossa. Che you are here and per andare nelle sale anche ci sono le frecce che indicano. Sì, è molto chiaramente indicato, infatti noi avevamo sbagliato appena partiti, siamo entrati da qui e siamo andati dritto fino... abbiamo fatto un salto nel tempo di diverse migliaia di anni. Ma si fa così, e invece zig-zag. si va a zig-zag. Sapetelo. Abbiamo sbagliato tutto. Hai visto Ale? Questi sembrano quelle di ieri. Somigliano alle tombe delle Etrusche con disegni diversi, ma Sì. Le hanno smurate intere. hanno smurato, vedi, pezzo di Sì. pietra. La parte intorno l'hanno aggiunta, vedi, questi mattoni sono di cemento. Praticamente l'hanno fatto indurire di calcestruzzo e poi l'hanno portato via tutto. Dove andiamo? A vedere i soldatini. I soldatini, ma quanti! Aspetta che vengo di là. Che belli! Perché alcuni sono neri, altri sono rossi? Saranno di due eserciti diversi? Non credo che questi siano gli arcieri nelle retrovie, questi sono i combattenti. Hai ragione, questi hanno le lance, quelli hanno l'arco. Sono tantissimi.
models. These models show markings. Questo è il sono sarcofagi interni, nel senso che è dove proprio veniva messo il corpo del faraone, e poi questo stavolta veniva messo all'interno di quelli di pietra, di marmo. Allora ragazzi, le vedete queste porte? Beh, se in vita quando eri in terra avevi studiato, se non erro, e avevi scelto la porta giusta, passavi il primo livello per andare nell'aldilà. Queste porte che poi, c'entrano? poi il secondo livello in pratica, se non sbaglio, era che dovevi bere l'acqua di un fiume nell'aldilà per passare, e poi arrivavano le prove dei 42, come si dice, 42 giudici divini. Poi andavi da Nubi che ti portava ad Osiride, il peso del cuore, e poi andavi nell'aldilà. Qui in pratica viene illustrato quello che Ale ha appena raccontato, tutto il percorso dell'anima, o meglio dell'anima, Illustrato abbastanza male. No vabbè, è illustrato benissimo. C'è una quantità di reperti spaventosa. Sentiamo cosa dice il nostro egittologo. Abbiamo trovato la Tutankhamon Gallery. Ma non l'avevano già trovata? Questa galleria è dedicata ai ministri religiosi e ai funzionari di altissimo livello. Ma queste anfore hanno la punta, come fanno a stare in piedi poi? Come facevano a stare in piedi? È ovvio, Cioè? le mettevano nella sabbia. Ah. Masha ci ha appena rivelato un segreto. Perché usavano le parrucche? Per proteggersi i capelli da polvere, scarafaggi, pidocchi. E me. Una galleria di cuscini ergonomici. Allora, questa è una scultura di un faraone, ma di lato sembra un Moai dell'isola di Pasqua. Vediamo. È vero, fa proprio il profilo, il naso Le labbra, e poi il nocciolo, cioè il e piede. poi si vede cos'è realmente. Per quanto sia affollato, gli ambienti sono così ampi che non c'è mai ressa. Ci si gode la visita benissimo. Ecco la statua del dio Sekhmet, che era il dio della guerra, della distruzione e della piaga, delle piaghe. Era una donna, ovviamente. Chissà perché le statue egizie hanno quasi tutte il naso rotto, in particolare quelle dei maschi. Tu lo sai, Ale? Sì. Perché? Allora, nella maggior parte delle statue era vandalismo rituale, che significava uccidere, per esempio, lo spirito, cioè Ka, non facendogli respirare, togliendogli il naso. Invece per i faraoni di solito era politico, lo stesso Un vandalismo motivo. politico, sì. Per- Praticamente, infatti qua vedo che la donna ce l'ha e il faraone no. Sì, quindi praticamente gli hanno tolto il naso per disonorarne la memoria. Sì. Qui c'è una mappa della Valle dei Re in cui praticamente c'è l'indicazione della localizzazione delle tombe di tutti i re, noti e non noti. Ale, dov'era Tutankhamon? Non l'hai trovato prima? Tutankhamon? Sì. Tutankhamon è il numero KV62. Cioè? Sulla mappa? Cos'è questo, Ale? Se andiamo un po' più avanti si scopre che è una mummia di coccodrillo. Una mummia di coccodrillo? È vero? Mai vista questa anche? Ma era un coccodrillo sacro? Suppongo di sì, visto che l'hanno mummificato. Una volta hanno pure mummificato la scimmia di Ramses II o III, non mi ricordo. E questo?
è il dio Tutu. Tutu? Era una sfinge ibrida, come la sfinge... Come la sfinge classica. Cosa rappresenta? Replicava i demoni nei sogni e nell'aldilà. Ah. E qui ci sono degli splendidi sarcofagi. Questo? Un letto per mummie. Ah, mai visto anche questo. A proposito di mummie, umane. Oh, beh. Le mummie. Questa è una mummia romana. Da cosa lo... C'è scritto. E anche perché in sarcofago. Sì, è un po' diverso. Questo è la mummia di una donna che non si conosce. Non so, Quelle statuine? credo che siano lei in miniatura. O sono i suoi servi nell'aldilà? Sì, si chiamavano Shabits quelle statuette ed erano servitori nell'aldilà dei defunti che si dovevano lavorare al posto loro nel campo dei giunchi. Dove andiamo? È in un posto un po' strano. Se soffrite divertirvi, skippate sta parte. Ma si può venire qui? Ci sono le panchine, quindi suppongo di sì. Wow, è altissimo. Wow, guarda, hai scoperto un posto segreto. Che bello. Cosa sono questi, Ale? Quasi canopi o canopi. O canopi che si voglia. A cosa servono? Contenevano gli organi Gli organi di chi? del defunto, cioè del faraone, quello che veniva mummificato. Sì, durante la mummificazione gli asportavano gli organi e li mettevano in questi vasi. Curiosità, l'unico organo che veniva buttato era il cervello, perché non sapevano la sua importanza. Ah, quindi gli sembrava inutile? Sì. Ma pensa. C'è del romano in tutto ciò. Sì, questo periodo. E nell'ultima sala, l'ultima di questo piano, La 1200esima. c'è il periodo intermedio, il periodo tardo periodo e il periodo greco-romano. Quella 1200esima quest'line. E infatti queste statue sono proprio romane o comunque ne subiscono l'influenza. Chi ha questa faccia da meraviglia? Sto guardando una delle 7 meraviglie del mondo antico, Cosa sarebbe? il faro di Alessandria. Dai. Ragazzi, una curiosità, a parte che siamo appena arrivati alla galleria di Tutankhamon, ma li vedete questi bastoni? Avete notato? Alla fine si nota che ci sono delle persone Posizioni strane? sì, ecco, quello ha un significato un po' rituale. No, in pratica Tutankhamon, visto che aveva una malattia, usava il bastone e lui prendeva l'impugnatura alle persone. E in pratica significava che bloccava i suoi avversari e li rendeva impossibili di muoversi, non potevano resistere in pratica. Ok. In questa galleria le statuine sono molto più ricche, sono molto più rifinite, anche realizzate con materiali più preziosi, alabastro, molto spesso ricoperte d'oro. Questa è una matriosca di sarcofagi, grandissima. Aspettiamo che inizi la Children Experience.
qui al desk praticamente, ci aspettano le 2. 9 circles and orange. Okay, 9 circles. You have to go to the same area here in the museum and found something. What are you going to find out? There is a QR code. You are gonna find it. Okay. For example, we are here in this information desk. Okay. Here. Okay. It means. Partiti! Allora Ale sta cercando già il codice, praticamente dobbiamo girare tutta l'area qui, dobbiamo cercare dei codici da scansionare che ci daranno poi indicazioni su dove trovare i successivi codici. Aspetta, fammi vedere la mappa. Aspetta, mo ti aiuto. Adesso do una mano ad Ale, se no ci impalliamo. Siamo in vantaggio, siamo in vantaggio. Eccolo Ale! Non riusciamo a trovare gli ultimi. Credo siano gli ultimi, ne abbiamo trovati 2 o 3 noi, un paio mamma. Ce ne mancano 4, possibile? Lei abbiamo guardato? Affacciati dai. Il gioco è più complicato di quanto pensassimo. Ci stiamo mettendo un sacco a trovare tutti gli indizi. Niente, alla fine abbiamo sbagliato 3 risposte. Anche se io le avevo dette giuste e loro con le AI mi hanno fatto sbagliare. Ecco, Ale aveva contato bene. Noi per fare prima abbiamo chiesto alle AI e niente, 3 risposte sbagliate. Non sappiamo. Adesso sale un sacco di gente. Stamattina non c'era questa gente. Vabbè, però abbiamo giocato, ci siamo divertiti e niente, abbiamo passato un'ora diversa al Gem. Adesso continuiamo il tour. I sarcofagi di Tutankhamon sono di gran lunga più sfarzosi degli altri. Sono 2. Sì, la momia che non li viene, ¿verdad? ¿Ves? They used to do an exhibit. I saw it about 14 years ago. Il carro di stato del faraone. Sei pronto a incontrare l'attrazione principale La maschera? del museo? Eccola, ovviamente c'è la fila. Mi ripeti un attimo la lezione di storia? Allora, Tutankhamon regnò per 10 anni, salì al trono ad 8 anni, e regnò fino a 18-19 anni. Muore giovanissimo. Sì, giovanissimo. Per quell'età, a dire il vero, per quei tempi era già era adulto. Che emozione, eh? E anche che fatica, oggi sto raggiungendo il record di ieri. Che emozione vederla dal vivo, la maschera d'oro di Tutankhamon. 20 minuti della mia vita usati bene. Ci sono dei collier veramente sfarzosi. Adesso l'egittologo Ale ci spiegherà cosa stiamo guardando. Spiegherò più precisamente il bastone da pastore e la frusta. Il bastone da pastore significa l'abilità di poter controllare il popolo, come un pastore con il gregge. E invece la frusta significava combattente, popolo guerriero in pratica. Quindi era il condottiero. Sì. Okay. Ale, mi racconti un po' qualcosa di questa barca? È stata trovata, se non sbaglio, dentro una piramide immersa nella sabbia. Ah, pensa, quindi è originale. Sì. Allora, facciamo un veloce resoconto della visita al Grand Egyptian Museum. La visita ha richiesto 6 ore circa, ma compresa l'ora che abbiamo perso, abbiamo dedicato al gioco di esplorazione per i bambini. 6 ore senza aver visto tutto. No, abbiamo visto tutto. No, non l'abbiamo proprio.
proprio... Ah sì, intende Alessandro, non abbiamo letto tutte le etichette di tutte le vetrine, di tutte le teche, di tutta l'esposizione, ma è umanamente impossibile. Se no rimanevamo... Ci vogliono giorni. È assolutamente, è banale dirlo, è il museo egizio più fornito del mondo. Museo egizio, E così non diciamo niente di nuovo. Conviene venire sicuramente presto. Noi siamo venuti alle 11, era un orario ancora decente. Infatti adesso nel pomeriggio insomma c'era una ressa comunque ben distribuita, ma in alcuni punti, tipo la maschera di Tutankhamon, abbiamo dovuto fare la fila. Neanche tanta, 10 minuti forse. Erano le vetrine più sporche. Vabbè sì, c'erano un po' di vetrine sporche. No, sporche la sera, la mattina. La sera, sì, la mattina no. la sera, ancora Questo che voleva dire, perché in alcuni punti quando si facevano le foto si vedevano le manate, ma niente di che. Dobbiamo fare... Adesso dobbiamo andare a recuperare il cavalletto e la luce a LED che mi hanno sequestrato stamattina. Mi hanno fatto depositare stamattina. E comunque è stata una bellissima giornata. Ali ha visto cose che ha studiato solo un mese fa circa. Ha visto la barca, ha visto la maschera d'oro. Abbiamo speso per entrare, quanto abbiamo pagato i biglietti ieri? Vabbè, circa 60 euro. Sì, 60 compresa l'avventura per i bambini. Non aggiungiamo qualcosa. Un consiglio: fate la foto con l'obelisco, perché è l'unico obelisco al mondo senza restaurazioni, anche se mi sembra un po' strano visto che le vedo. No. È integro così com'era, come l'hanno trovato. Sì. Dimenticavo di dire una cosa, noi siamo arrivati da Giza direttamente in taxi. Con Uber abbiamo pagato 1 euro, qualcosa meno di 1 euro. L'hai già detto. Però fra un anno ci sarà la possibilità di arrivare direttamente da Cairo con la metro, perché sono dei cantieri qua intorno, stanno prolungando la linea metro della città e arriverà direttamente qui. A detta del nostro autista di oggi, del tassista di oggi, fra un anno, quindi adesso è aprile 26, aprile 27 sarà possibile arrivare in metro direttamente dal centro città. Vuoi dire qualcosa tu? Se questo video vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo nel prossimo episodio della nostra avventura in Egitto.